Buonasera a tutti, mi presento, mi chiamo Elio Martino, sono una guida turistica abilitata. Oggi siamo nella bellissima Pienza. Pienza è un piccolo borgo di appena 2000 anime che si trova all'interno della stupenda Val d'Orcia, famosa e a suo modo anch'essa protetta dall'UNESCO, ed è considerata una delle città più belle e più importanti dal punto di vista storico-artistico della Toscana. Perché questo? Perché in effetti prima era uno dei tantissimi borghi con nulla di speciale che si trovavano all'interno del territorio toscano e si chiamava Corsignano. Cosa è successo per trasformare Corsignano in una città definita la città ideale, o una delle primi tentativi di città ideale che abbiamo durante il Rinascimento? Beh, semplicemente perché Pienza, è successo che a Pienza è nato nel 1405 Enea Silvio Piccolomini, il futuro Papa Pio II. Quest'uomo di famiglia senese, la famiglia Piccolomini per l'appunto, era un personaggio di grande caratura, soprattutto culturale, che aveva viaggiato tantissimo per il mondo e che aveva studiato i grandi classici. Per questo motivo, grazie alla sua passione, decide, una volta diventato Papa, di trasformare la sua città natale e di renderla una città a misura di uomo. Enea Silvio Piccolomini, uomo di grandissima cultura, decide di affidarsi a dei nuovi principi per quello che riguarda l'arte e l'architettura. Proprio in quel periodo infatti stava nascendo, soprattutto a Firenze e poi in seguito anche a Roma, un nuovo interesse verso quello che era il mondo classico, il mondo latino, il mondo greco e quella che era la loro architettura e la loro arte. Enea Silvio Piccolomini quindi decide di trasformare Pienza in una specie di piccola cittadina romana, una piccola cittadina di epoca classica, usando gli stessi principi, con qualcosa in più. Non è una semplice copia degli stilemi classici, ma aggiunge quello che è il mondo nuovo, il mondo religioso, il mondo con la venuta di Cristo, e quindi integra quella che era la filosofia neoplatonica con quella che è la religione cattolica. Che cosa succede? Che come prima cosa chiama il grandissimo architetto Leon Battista Alberti, che aveva fatto un trattato proprio sul come fare l'architettura nel Rinascimento, anche se all'epoca non veniva chiamato così, e gli chiede di venire a Pienza appunto a trasformarla, a rimodernizzarla. Solo che Leon Battista Alberti era fin troppo impegnato e al posto suo manda il suo pupillo che si chiama Bernardo Rossellino, il quale decide di venire qui siccome lui è molto più pratico, decide di venire qui e intervenire all'interno della città con questa collaborazione proprio con Enea Silvio Piccolomini. La prima cosa che decidono di modificare è la piazza. Decidono di usare quindi quella che è la prospettiva centrale, di utilizzare quella che è la sezione aurea e tutta una serie di principi architettonici con rimandi classici e un insieme di rapporti tra le proporzioni e anche tra la luce solare, la luce quindi divina in questo senso, doveva in qualche modo influire su tutta la struttura, su tutta l'architettura. Bene, questa piazza è stata per la prima volta dopo molti secoli dall'epoca romana studiata a tavolino. Cosa si intende per studiata a tavolino? Vuol dire che ogni edificio e ogni posizione degli edifici è stata studiata attentamente in maniera architettonica e urbanistica. Ok, come vi avevo detto all'inizio del nostro video, tutta la piazza è stata studiata attentamente per seguire una determinata filosofia, che è la filosofia neoplatonica. In cosa consisteva questa filosofia neoplatonica? Consisteva nel fatto che l'uomo, per potersi avvicinare al divino, avrebbe dovuto creare qualcosa che si avvicinava il più possibile alla stessa perfezione divina. Quindi si cercava nei numeri, si cercava nell'architettura, nelle linee, nelle proporzioni, la stessa proporzione
proporzione che si sarebbe potuto idealmente trovare all'interno della divinità. Tutta la piazza è stata studiata attentamente per seguire una determinata filosofia, che è la filosofia neoplatonica. In cosa consisteva questa filosofia neoplatonica? Consisteva nel fatto che l'uomo, per potersi avvicinare al divino, avrebbe dovuto creare qualcosa che si avvicinava il più possibile alla stessa perfezione divina. Quindi si cercava nei numeri, si cercava nell'architettura, nelle linee, nelle proporzioni, la stessa proporzione che si sarebbe potuto idealmente trovare all'interno della divinità. Questo non solo era parte della struttura e dell'architettura di Pienza, ma persino i disegni che noi vediamo sul pavimento della piazza riprendono lo stesso principio. Addirittura, se noi ci avviciniamo al centro della piazza e andiamo a guardare quello che è il cerchio che si trova al centro della piazza, questo cerchio ci dice qualcosa, ci dice il punto esatto da dove andavano visti tutti i monumenti. Cioè, cosa ci sta dicendo Bernardo Rossellino qui? Ci sta dicendo: guardate che tutto quello che voi vedete, queste proporzioni, questi palazzi, queste architetture non sono casuali, bensì sono studiate, sono talmente studiate che se voi guardate il solstizio d'estate, quando arrivate al solstizio d'estate e venite su questo cerchio, la cattedrale formerà un'ombra che arriverà esattamente al centro di questo cerchio. Bene, però c'è un piccolo problema. Per poter creare queste proporzioni avevamo un problema geologico. Che senso? Pienza non è un piano, in realtà si trova sulla cima di una collina. Lo spazio per poter creare questa struttura, questo ambiente aperto, questo ambiente studiato da questo punto di vista neoplatonico, andava creato di sana pianta. Quindi che cosa si fa? Il Papa chiede a Bernardo Rossellino di fare questo, e Bernardo Rossellino decide di abbattere la vecchia pieve e di spostare il Duomo ben 10 metri più indietro. In questa maniera sposta il Duomo addirittura all'infuori della collina, quindi ha dovuto ricostruire i basamenti della cattedrale in modo tale da poter sorreggere la cattedrale un po' più indietro. Quindi si è cercato di creare uno spazio enorme laddove questo spazio non esisteva. Bene, osservate un attimo il palazzo sulla vostra sinistra. Questo è il palazzo Piccolomini, per l'appunto. Questo enorme palazzo riprende quello della famiglia Rucellai a Firenze, fatta dal maestro di Bernardo Rossellino, che è Leon Battista Alberti. È un po' differente i canoni estetici del Rinascimento, o meglio, non rispetta esattamente le proporzioni della sezione aurea. Diciamo che Bernardo Rossellino si è preso delle licenze artistiche in questo senso, però al tempo stesso è finito, mentre invece Palazzo Rucellai rimane un palazzo semplicemente di facciata, rimane soltanto la facciata. Qui abbiamo un palazzo intero, quindi all'interno abbiamo una cortile che ricorda l'impluvium dei Romani, e abbiamo anche tutta la struttura dal basso verso l'alto con questo effetto a finta piera che si chiama bugnato e che dovrebbe appunto riprendere l'effetto delle architetture romane. Un altro palazzo interessante si trova esattamente di fronte a quello della famiglia Piccolomini, di Enea Silvio Piccolomini, che è quello del vescovo, il palazzo vescovile. È interessante notare che all'epoca il vescovo che abitava qui era Rodrigo Borgia, il futuro Papa Alessandro VI, quindi erano molto amici i due, e effettivamente abitava esattamente di fronte, come se uno si facesse casa e comprasse casa anche per il proprio vicino. Altra cosa interessante inoltre è il palazzo comunale. Palazzo comunale dove doveva essere gestito il potere locale. Come potete immaginare, Enea Silvio Piccolomini non viveva sempre qui, stava a Roma come tutti i papi, ma la gestione del potere era demandata a un podestà. Questo podestà viveva all'interno del palazzo comunale. Quindi se voi guardate proprio di fronte al Duomo abbiamo anche il palazzo comunale, anch'esso parte strutturante e importante del progetto di Bernardo Rossellino, che a sua volta riprende gli stilemi rinascimentali, anche se in maniera meno approfondita. Cosa possiamo vedere in questo palazzo? Soprattutto le colonne che hanno
la classica enfasi, c'è questo allargamento della colonna che la rende più slanciata, e questa facciata che riprende questi graffiti cinquecenteschi, ovviamente successivi alla morte di Pio II, che sono caratteristici e che una volta dovevano ricoprire moltissimi dei palazzi più importanti delle città toscane. Dietro di noi potete osservare il pezzo più importante della città, che è appunto il Duomo di Pienza. Osservate attentamente innanzitutto il colore, questo bianco, questo travertino che per la prima volta viene usato per fare una facciata di un duomo, perché questo bianco doveva riprendere il marmo che veniva utilizzato dai romani. Non solo, anche gli archi, la forma degli archi che è a tutto sesto, le colonne che non hanno la scanalatura tipica delle colonne romane, ma hanno i capitelli che riprendono i vari stili architettonici dal basso verso l'alto. Anche le nicchie, anche se sono vuote, riprendono esattamente gli stili architettonici romani. Se questo video vi è piaciuto, ricordatevi di mettere like, condividete e seguite il canale. Grazie!